Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Grifo Gamer con Stefano a giocare a Captain of Industry. Nell'ultima puntata ci siamo andati a sviluppare il complessino che ci fa la raffinazione base del petrolio trasformandocelo in diesel, creandoci un po' di acqua merdosa, un po' di monnezza che scarichiamo prontamente in mare, inquinando sto mondo e anche quell'altro. Inoltre abbiamo anche avviato il complesso minerario che ci fa il carbone, che ci estrae il carbone, non l'ho risoprannominato o famo subito, e il complesso minerario che ci estrae il calcare, che sono lontane in culo, che però per il momento ce lo famo andare bene così. Tutto viene portato qui all'impianto di smistamento, dove appunto il ferro viene stoccato qua. Gli altri due non riesco, vabbè sì, il carbone fondamentalmente per il momento ho questo stoccaggio qua che riesce a tenermi svincolata l'uscita. Il calcare mi si sta iniziando ad accumulare, una volta che si accumula qua poi si tendono a essere bloccate anche le altre uscite, quindi visto che ce lo chiede anche, riscattiamo le cose del diesel, sia lo stoccaggio che la produzione. Ci andiamo a fare in questa puntata il complessino del calcestruzzo. Allora, ricerca calcestruzzo, fatto, grazie. Disegna una miniera per calcare e inizia a estrarre calcare, fatto, grazie. Costruisci la fornace e collegala al raccoglitore di acqua piovana usando il tubo. Allora, è una ricerca che già abbiamo fatto e che è la costruzione, che è il calcestruzzo di base. Cosa ci ha sbloccato il calcestruzzo di base? Ci ha sbloccato due edifici nuovi, oltre alla ricetta. Ci ha sbloccato la fornace, che con questa ricetta dal calcare, il carbone e l'acqua ci produce le lastre di cemento e i fumi, e ci ha sbloccato questa cosina qua che è molto interessante e ci servirà anche per altre cose, che è il raccoglitore d'acqua piovana. È sta specie di mega ombrellone che quando piove l'acqua viene raccolta e può essere utilizzata. Ora la utilizziamo nella fornace, poi sicuramente ci farà comodo anche utilizzarla nelle fattorie quando passeremo al livello successivo o anche in altri complessi che ci richiedono acqua, almeno finché non sblocchiamo le pompe per estrarre l'acqua dal sottosuolo o altri processi ancora più avanzati per utilizzare l'acqua del mare. Tanto che ci stiamo a ricercare, allora, ho messo a ricercare la riparazione della banchina navale, perché se fate caso, l'ultimo punto è anche iniziare a mandare la nave a fare esplorazione, oltre a costruire altri assemblatori, uno per l'elettronica e uno per i componenti per veicoli. Va bene, famo tutto, famo tutto. Allora, tanto famo il complessino del calcestruzzo. Allora, il minerale del calcare ce l'abbiamo qua. Io avevo pensato di lasciare sto posto di qui davanti per far rame. Quello del calcare, domo faccio... proviamo a farcelo qua sopra cercando di... Vediamo quanto ci viene grande, cercando di non andarci a infognare come un gatto entro una balla. Allora, per fare il calcestruzzo ci serve la fornace. Come vedete ha due ingressi, che sono questi, anzi tre ingressi, che sono questi qui in basso. Su uno mi prende o il calcare o il carbone e sull'altro il viceversa, l'acqua, e come uscite ci dà fumi inquinanti e lastre di calcestruzzo. Allora, ci serve questa robina qua. Ha un'altra cosa fichissima qua, questo gioco qua. Sulla costruzione, un'altra modalità è questa. Ora il gioco è in pausa e non mi costruisce niente. Se io lasciassi la pausa, mettessi play o velocità avanzata, questo sui camion subito sentirebbero che c'è una costruzione da fare, mi porterebbero le parti per costruzione per costruire la fornace. Se io volessimo andare avanti il gioco e nel frattempo continuare a costruire, pigiando B o cliccando qua giù sotto, c'era anche il tasto da qua, da qualche parte, questo qua, modalità pianificazione, ritolgo un attimo la fornace, con la modalità pianificazione attiva vi crea un fantasma. In questo modo io potrei mettere anche play al gioco, continuare a mandare avanti il tempo, continuare a progettarmi e modificare il mio progettino quante volte voglio, ma non verrebbe costruito niente finché io non gli tolgo la pausa poi con lo strumento di pausa. Ce lo posso rimettere, togliere, però
Invece che costruirmi e poi mettere in pausa ogni singolo oggetto, metti modalità pianificazione B e ti costruisci direttamente il fantasma col gioco che può continuare a andare avanti nel tempo. Mi tolgo questo. Allora, dicevamo, ci vuole la fornace, ha bisogno del calcare, del carbone, dell'acqua e un deposito unità per le lastre di calcestruzzo. Allora, per cercare di non infognarci male e rimane incastrati, io farei così, mettere la fornace qua. Il carbone in qualche modo riesco a tenerlo vuoto. Il carbone qua all'interno dello smistamento minerale riesco a tenerlo vuoto perché c'è un deposito qua su. Qui ci metterei qua dietro, perché non so se riesco a metterci senza i nastri tutti e due i magazzini degli sfusi per farlo, perché poi c'è anche il tubo dell'acqua. No, infatti non ce la faccio. Se io mi tengo così, il tubo rimane... No. Vabbè, posso metterlo così. Faccio così. E questo viene portato il calcare. Guarda, me lo riempi anche senza un pensiero. Puoi importare, non puoi esportare al momento. Gli diamo. Il carbone verrà portato con i camion. Qui dietro mettiamo il raccoglitore di acqua piovana. Mamma mia, che bestia. Il raccoglitore d'acqua piovana, che oltre ad essere una bestia, mi raccoglie acqua piovana solo quando piove. E non vorrei che si riempisse. Quindi farei così. Metterei il raccoglitore d'acqua piovana così. Un magazzino per i fluidi. Cosa? Me attacchi? Grazie. Qui mi ci metti acqua. Senza limiti né niente. Prendiamo i tubi. Tubo livello 1. Anche perché solo quello per il momento abbiamo. Vabbè, tanto di qui i camion non ci devono venire. Calcare lo portano dall'altra parte, quindi mi stai pure a livello 0, non è un problema. Una ciminiera per i fumi inquinanti. E qui davanti un bel magazzino unità dove mi stocchi le lastre di calcestruzzo. Lo chiamate bene? Sì? Sì, lastre di calcestruzzo. Perfetto. Gli abitanti ce li dovrei avere il numero giusto, ma tanto rimetto comunque, tolgo comunque la pausa al faro, via, e faccio ripartire il tempo. E andiamo a costruire il complessino che ci fa il calcestruzzo. Però da questo al momento me ce ne metti un 160, ma non mi esporti. Ce n'è un po' qua? Sì, quindi queste qui ci verranno tolte. Ma giustamente se non ti tolgo la pausa costruisci tipo il cazzo. Step, giorno. Ecco qua. Intanto che ci viene costruito questo, io volevo fare un'altra modifichina. Il generatore per la corrente ce l'abbiamo qua, no. Sì, si intarrabbia, ho capito. Ah, è solo... Vabbè, toglimelo, ho capito, è piena la fattoria. Vabbè, vediamolo partire, poi facciamo l'altra cosa che volevo fare. Vedete come mi ha portato già le lastre. Ah, no, no, non importare più. Basta, basta, basta. Non importare più. Se non me le importa da qua, basta. Fatti, ragazzi, tu. Ok, mannaggia me. Per svuotarmi questo qua. Avevo pensato che me le prendesse da qua e ora mi sono riempito gran parte del magazzino e non mi svuota il calcare, sta a vedere, eh? Ah no. Ah, l'ha svuotato. Ecco, ora sta piovendo e lui sta magazzinando acqua. L'ha messa un pochino qua. Piano piano se la prende. Ok, è partito. Come vedete,
Cioè sia il calcare, sia il carbone, sia l'acqua. Ma dovremmo vedere i primi fumi uscire dalla ciminiera. Eccola qua. Partita anche la fornace che ci fa il calcestruzzo. E ci siamo svuotati, quindi adesso un attimino di libertà ce l'abbiamo qua dentro. Gli ridò rifiuta carichi composti da un solo tipo di materiale, perché adesso ci abbiamo i magazzini per tutto. Però tu sei pieno. E c'è. E niente, glielo devo togliere. Rimettiamo la pausa al faro. C'ho lavoratori sufficienti? Sì, adesso sì. Chi è qua su tutti sti messaggi? Allora, nuovi rifugiati ci hanno portato sta roba. Bravi. Qua, spazio fattoria insufficiente. Va bene. Produzione calcestruzzo, ci prendiamo la ricompensa. Va bene. Che altro ci chiede di fare? Ci chiede di riparare la banchina navale, ma devo ancora finirla di sbloccare come ricerca. Ci dice di fare la gomma sintetica. Allora, tanto che volevo mettere... Sì, rame dopo. Non avevo fretta. Una per volta. Con calma e per piacere. Tanto che volevo andare a mettere mano qua, ce la mettiamo per bene. Ossia, in questo momento questo ragazzo qua deve essere rifornito continuamente da un camion che gli porta ogni tanto, quando scende il livello, il gasolio e ce lo prende da qua. Va bene. Quando il gasolio da qua dentro sarà finito, infatti io per adesso lo farò soltanto in modalità provvisoria, i generatori, togliamo un lavoro da fare ai camion, ce li piazziamo qua. Ovviamente stando attenti a non andare a chiudere la strada per portare il carbone. C'era un'opzione, se riesco a ritrovarla. Se prendete un camion, mettiamo un attimo in pausa. Se prendete un camion, c'è questo inconcino in alto a destra, una specie di punto punto unito da una linea. Visualizza una sovrapposizione che mostra le aree accessibili a questo veicolo. Se cliccate vi dà in verde tutte le aree che sono accedibili al veicolo. Spostiamo un attimo il messaggio. Se io metto il generatore così, e non lo so mica se riescono, pare di sì, perché il rosso mi dà dove non è accessibile, sta striscetta è rimasta, ma mica lo so se metto sta a fare... Facciamo diversamente. Li mettiamo così, che tanto uno spazietto mi basta per la seconda uscita per la gomma. Li mettiamo così, ce ne metto più di uno, non vi spiego il perché. Ne metto più di uno e come li gestiamo. Prendiamo i tubi. Al primo e al secondo. I generatori di corrente di qua vanno a diesel, ognuno dei quali ogni minuto ci dà 800 kW, producendo direttamente 3 inquinamento senza possibilità di gestire e niente. Vi dice anche in che percentuale in genere viene utilizzato, ora sta al 15%, quindi uno poi mi sarà sufficiente abbastanza, ma più andremo a fare costruzioni e più ci servirà. Hanno un tempo di attivazione instant e posso decidere quale priorità assegnargli per l'attivazione. Nel momento in cui ne ho più di uno, certo se ne ho uno solo, si attiva per primo ovviamente quello. Però io posso dirgli che tu sei il primo che si attiva. Quando ha superato la richiesta del mondo, supera gli 800 kW, fosse anche per una frazione di secondo, lui si attiva dietro. Inutile che si attivano a metà entrambi. Lui si attiva immediatamente dietro. E qui posso continuare a scalare, la cosa è modulabile, posso metterne 2, 3, 4, 5, ma adesso tra poco andremo a sbloccare forme di energia più pulite e che ci creano meno inquinamento, però i generatori rimarranno comunque una parte che rimarrà all'interno del complesso dell'energia sulla partita. E questi li andremo a costruire nel momento in cui abbiamo finito il gasolio da qua. Per adesso voglio finirmi il gasolio, scusate, il diesel. Quando avremo finito il diesel da qui, questo lo smonto e facciamo partire la distribuzione del diesel al nostro complessino. Un'altra cosa che volevo fare, e anche questo ci dovrebbe aiutare a svuotare piano piano il molo,
la nave poi, quando arriveremo a farla partire, avrà bisogno del rifornimento. Si prende 200 di diesel a botta, se non mi ricordo male, quindi gli dico mantieni carico fino a queste 200. Allora, portamelo tutto, ma da qui non mi esporti, perché questo è dedicato completamente alla nave. Ce lo metto. Diesel nave. A posto. Volevo fare queste due modifichine, mi erano venute in mente. Se no, ma dimentico. Però te metto anche operativo, vai. Ah, la riparazione della banchina l'abbiamo terminata come ricerca. Ora mi sta a fa. Ah, è quasi finita anche quella del rame. Fammi rallentare un attimo la velocità, se no mica gli sto dietro. Allora, la riparazione ci costa 100 parti per costruzione. Ce ne abbiamo 138, quindi io andrei subito a farla. Il cantiere navale è sovraccarica. Adesso ti svuotavo, piano piano. Già vedete il diesel, posto. Se almeno consumiamo anche un po' di monnezza, facciamo lavorare un po' l'altoforno, vai. Quindi riparazione banchina ce la togliamo. Abbiamo completato anche la raffinazione del rame. Quindi questo tra un pochino abbiamo concluso anche questo punto del tutorial. La gomma, dicevamo, appunto. Metti un attimo in pausa. La gomma sintetica. Ah, il calcestruzzo l'abbiamo fatto, lo togliamo. La gomma sintetica. Ah, con la ricerca della gomma sintetica, sul menu raffinazione del petrolio, oltre agli elementi di base, ora è arrivata anche questa parte del menu. I derivati. Se ci clicchiamo ci dà polimerizzatore di gomma, che è questa struttura qua, che, come dice lo stesso nome, ci produce la gomma. E come ce la produce? Tanto ha due ingressi, qua entra il diesel e qua entra una tra carbone e zolfo. E ha due uscite. Qui esce la gomma, non capisco perché non mi dà il simbolino onestamente, vabbè. Qui esce la gomma e qui esce l'acqua merdosa, quindi tutto quello che ho voluto fare prima. Ma no, va bene, uguale. Sì? No, mi piace uguale. Lo possiamo fare uguale, quello che avevo pensato, sì sì. E con che ricette? Ha due ricette. Questa utilizza diesel, zolfo e ci fa gomma senza l'acqua reflua, senza produrre acqua reflue, ma lo zolfo in questo momento non ce l'abbiamo, un po' più avanti sarà anche un problema a smaltirlo. Se no, utilizzando un pochino meno diesel, ma utilizzandomi anche il carbone, mi fa un po' meno gomma e le acque reflue. Per ora abbiamo solo questa ricetta disponibile, quindi solo questa gli do. Come ce lo piazziamo in modo che non ci romba le balle? Ah già, e non c'ho... Mannaggia me. Non c'ho il coso. Non c'ho ancora i nastri degli sfusi. Boh, ridammete un attimo. Se faccio così, così... A te t'attacco, ma non attacco. Ma guardate per uno. Non riesco a attaccarci il diesel. Devo fare un altro magazzino, non c'è niente da fare. Però a sto punto è tutto un casen quello che ho fatto per il gasolio. Più o meno. Ah, mi sposto questi di qua. Prendiamo un tubo. Lo portiamo subito a livello 5. Qua. Perfetto, 4 spazi così posso mettere eventuali più pompe dietro. Pigiando R gli dico di non farmi subito attaccare il tubo, ma arrivi qua. R. Quindi riattivo il tubo. Ok. E questo è il gasolio. E il diesel. Va bene. Mi manca il deposito del carbone. E prendo questo qua. Questo per forza devo fare così, visto che non c'ho... Visto che non c'ho altri modi al momento, non avendoci i nastri per gli sfusi di portare il carbone. Quando copiate
se io avessi preso un magazzino da qua, dei fluidi o dei sfusi, te lo piazzi e non c'è nessuna impostazione. Se con C prendete e selezionate un magazzino, ad esempio questo, piuttosto che quest'altro, quando lo spostate ne portate via anche le impostazioni, sia del nastri, tubi, camion, quello che devono portare, importano, esporta, vi porta via tutto. Vi copia proprio anche tutte le impostazioni, non soltanto la tipologia del magazzino, magazzino, industria o fabbrica, anche le fabbriche. Vi porta via tutto quanto. Tutte le impostazioni che voi gli avete dato ve le porta via. Allora, torniamo alla gomma. Non mi importi con i camion, non mi importi con i camion. Quindi i due ingressi del diesel e del carbone l'abbiamo gestiti. L'acqua reflue si attacca, vedete, si attacca direttamente. Ci abbiamo rimasto da mettergli il magazzino unità per la gomma. Così. Tu mi stocchi la gomma. Al momento né mi importi né mi esporti perché ho la gomma al molo da dove consumare. E comunque mi produci, mi riempi fino a 160. Perfetto. Allora, tu me lo costruisci, questo me lo costruisci, questo me lo costruisci, mi costruisci anche questo magazzino. E togliamo la pausa e facciamo costruire il complessino della gomma. Io però alla battitrice devo dire, togliermi ste benedette piante, perché stanno veramente mezzo ai coglioni. Oh. No, no, mi togli queste prima, via. Queste dopo. Ok. Poi vediamo se me la va a tagliare. Intanto che ci viene costruito il complessino della gomma, facciamo l'altro punto del coso, l'altro punto del tutorial, che è costruisci un altro assemblatore per produrre elettronica, uno per componenti dei veicoli. Allora andiamo su produzione, assemblatori. Lasciamo lo spazio ai camion per poter entrare. Mi sembra che laterale sia 3, facciamo 4 almeno. Andiamo sul sicuro. 1 e 2. Li volevi uno per la elettronica e uno componenti per veicoli. Quindi a te do elettronica. E a te i componenti per i veicoli. Ok, togliamo la pausa anche a questi due. Si ce li costruisce. Gli abitanti. Rosso. Che è? Carburante insufficiente per... Oh, abbiamo finito il diesel qua? Sì. Ah, via. Che si aprino le danze, che si venga ad esportare dalla nostra fabbrica del diesel. A posto. Gli diamo l'inizio anche della costruzione di questi. Appena ce l'ha costruiti, smonto questo qua. Ora l'unica cosa è che gli escavatori devono venire a riempire qua. C'era un oggettino, quanto è ancora lontano? Eccola qua. Dopo la costruzione di livello 2 c'è la stazione di rifornimento. Con questa qua noi possiamo assegnargli dei camion che ci vanno a fare il rifornimento dei nostri escavatori in giro, dei nostri escavatori abbattitrici. I camion assegnati a una stazione di rifornimento raggiungono i siti di lavoro di escavatori abbattitrici per rifornirli, evitando che questi perdano tempo spostandosi altrove per procurarsi carburante. Quindi io gli ho dato da fare un po' di robine, ma sinceramente so anche per il momento superflue, quindi facciamo una cosa. No, questo me lo voglio lasciare onestamente. Questo lo togliamo. Gli do parti per costruzione 2. Appena ha finito l'ufficio del... Appena ha finito... No, vale, me lo togli dopo. Stazione di rifornimento e poi rimetto a fare
l'ufficio del capitano, che sarà il nostro ufficio dal quale detteremo leggi sul mondo intero. Ok, quindi appena finito le rampe per veicoli, tanto è quasi arrivato, andiamo a fare le parti per costruzioni di livello 2, dai. Così dopo possiamo fare la stazione di rifornimento, perché sennò capite che gli escavatori, una volta che hanno fatto tac, tac, praticamente hanno finito. Ciao! Cioè, quando sono tornati su hanno già finito il gasolio per il diesel per lavorare. Mi pare poco efficiente. Aumentiamo la velocità. E quindi la gomma sintetica l'abbiamo fatta, la possiamo togliere. Ah, terminato la ricerca per la rampa per i veicoli, ma appena ce ne servirà qualcuna le posizioniamo e possiamo togliere anche quella lì. Oh, bravi che mi è stata a togliere legno di qui, bravi. Che te manca? Parti per costruzione. Ci mancano le parti per costruzione? Eh sì, questi due scavatori, questi due assemblatori stanno lavorando a profusione ma non riescono a stare dietro alla cosa. Guardate, guardate la rovina, è quasi andata. C'è rimasto 7 di ferro riciclato e 116 di lastre calcestruzzo e poi è finita. Finita la pacchia. Intanto che qui aspettiamo che arrivino le parti per costruzione. Questo menu a destra è molto comodo per tenere sott'occhio i nostri materiali, le nostre scorte. E io in genere faccio che le parti per costruzione me le metto in cima. Ora per ora ce ne abbiamo una sola. Poi appena sotto quello che sono ingredienti, tra virgolette, semisecondari. Quindi ferro, mi metto sotto il rame, poi il carbone, anzi, facciamo così. Cemento, poi mi metti il diesel. Ok, va bene così. Le patate e poi quello che verranno altri cibi. Poi si può anche allungare questa qua, eh. Si può anche allungare aumentando, ecco, vedete? Ho appena aggiunto anche il calcare che effettivamente per il momento lo voglio tenere un attimino sotto controllo. Ok, si può un pochino allungare, non all'infinito, ma si può un pochino allungare. Qui ci dà le varie ricette, ci dà il glossario con tutte le ricette. Qui i vari andamenti, ad esempio se noi vogliamo vedere quante acque reflue più o meno stiamo andando, cioè stiamo producendo, o quanta corrente stiamo consumando. Ecco, mediamente ne produciamo 800, ecco adesso sono arrivati gli altri, quindi abbiamo una capacità di 1600 e per ora mediamente produciamo tra i 300, cioè consumiamo tra i 300 e i 200. Vabbè, qui c'è un menu, praticamente potete controllare qualsiasi cosa. No, non me lo devi prendere. Non me lo devi importare. Ah, ok. Provate ad accendere. Ah, sicuramente se è acceso. Ah, vedete, questo già si è spento. E non perché ha finito il diesel, perché c'ha priorità 2 e si accenderà soltanto quando questo qua non ce la fa a sta dietro tutta la richiesta. Questo c'aveva addirittura proprio priorità 11, quindi via. Dai, a posto. Vedete lo scavatore? Quanta strada si deve fare? I mortangoli. Ne produci. Senti. Usiamo la voce del capitano. Sto tubo o produco con la voce del capitano. Eccola qua. Usando un po' di Unity posso dirgli determinare una costruzione instant. Anche se non ci so i prodotti, si usa la Unity per forzare la cosa. A posto. Allora, sicuramente, a meno che non rimaniamo senza petrolio, i nostri generatori non rimarranno senza corrente, anche se i camion fossero attappati. E ecco terminata la fabbrica della gomma. Questo complessino qua. Che te manca? E il carbone. Ma c'è? Non si è attaccato?
E di grazia. Perché niente si è attaccato? Intanto che mi distruggono il magazzino del carbone lì alla gomma per riposizionarlo, vedete? Qui è terminata. Ah, a posto, finito anche il cemento. È terminato il ferro, quindi ora il ferro riciclato sì, ci arriva, inizialmente ci arriverà soltanto via mare con... A posto, tolta la rovina. E quindi è iniziata la produzione ora direttamente con minerale di ferro, quindi ci chiederà anche più carbone e inizieremo a accumulare anche un po' di scorie. Fino adesso sì, se vedete qualche scorietta c'è, ma niente di eccezionale. E con i potenti mezzi del video editing ho ripiazzato questo magazzino sfusi, ora stanno riportando il carbone, ma intanto la produzione di gomma è iniziata. Ecco, vedete? Inizia a essere stoccata la prima gomma e anche la prima acqua de merda. Abbiamo allargato quindi il nostro complessino petrolchimico con sto tubo volante che non è che mi fa proprio impazzire, ma per il momento ciò fa manda bene, poi quando sbloccheremo roba un pochino più seria e importante faremo cose decisamente più guardabili, che oltre quindi a produrci dal petrolio il diesel per alimentarci i nostri veicoli, ci abbiamo attaccato la produzione di energia elettrica direttamente, così non dovremmo, salvo cose clamorose, rimanere senza corrente, e abbiamo iniziato a produrre la gomma attraverso il polimerizzatore di gomma. Con un po' di diesel e del carbone produciamo gomma e un po' di acqua merdosa. Ci andiamo a prendere un po' di ricompense sia per la gomma sintetica che per i componenti dei veicoli. Abbiamo anche finito di riparare, guardate quanto è più carina adesso, la banchina del molo. Ora ci sarà la possibilità di mandare in giro la nave ad esplorare e ci dobbiamo muovere a iniziare a produrre rame, che sarà un processo similare un pochino alla produzione del ferro, perché c'ho soltanto questo qua ed è importante nella produzione dell'elettronica, che ci serve sia proprio per fare l'elettronica, la stessa elettronica ci serve per fare i componenti per veicoli e, e la manutenzione. Quindi senza elettronica non ci dobbiamo assolutamente rimanere, per non rimanerci dobbiamo avere il rame. Cioè, abbiamo un bel depositino, abbiamo una bella scorta, 488 pochi non sono, però ci siamo sbloccati la ricerca, quindi magari nella prossima puntata andiamo a vedere come fare il complesso del rame. E dal nostro complessino petrolchimico che ci produce diesel, energia elettrica e gomma è tutto, ragazzi, direi di salutarci qui per questo video, grazie di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Captain of Industry e sugli altri giochi presenti nel canale. Scrivete nei commenti se volete vedere qualcosa nello specifico, se qualcosa che ho fatto vedere non vi è chiaro, se volete che lo rifaccio rivedere e lo spiego un pochino meglio. Sarò lieto di rispondere a tutte le curiosità, a tutti i dubbi e a tutte le domande che vi verranno in mente di pormi. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata e alla prossima. Ciao!